Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene. Allora, in questi giorni c'è tantissimo fermento, c'è tantissimo movimento, sto ricevendo tantissimi messaggi. Anche all'interno della chat di WhatsApp ci sono tantissime domande, tantissime richieste, insomma ci sono dubbi al quale ovviamente le persone vogliono ricevere una risposta. Dubbi che riguardano il rinnovo appunto del PAD, il rinnovo della domanda, il discorso di questo bonus ponte che speriamo che non crolli come tutti gli altri, di 500 euro, insomma tante cose. E allora, come ho già detto anche ieri sera, l'altra sera, adesso non so quando guarderete questo video, nella conferenza telefonica che c'è stata appunto su WhatsApp, abbiamo cercato di risolvere alcuni dubbi. Però ovviamente ho preferito parlarvene all'interno di un video qui su YouTube, perché così almeno lo possono vedere più persone. Tra l'altro, se vi interessa iscrivervi alla chat di WhatsApp, qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento al mio sito internet, che vi ripeto, anzi non che vi ripeto, vi ricordo, è l'unico e ufficiale, il sito internet è il mio, cioè esiste solo quello, non ce n'è altri, quindi fate riferimento all'unico sito internet ufficiale che trovate qui sotto in descrizione. Per entrare in chat è facilissimo, vi collegate al sito internet e quando si apre la schermata rossa, nell'elenco delle varie informazioni trovate poi scritto WhatsApp, chat, WhatsApp, gruppo, insomma è scritto lì, quindi cliccate da lì e da lì si entra. Allora, rispondiamo subito a una prima domanda. Che secondo me è quella che sarà poi la prossima richiesta. Allora, dopo che ho fatto domanda di rinnovo dell'assegno di inclusione, mi arriverà un messaggio da parte dell'INPS? Allora, la risposta è questa qui. Sì, è molto probabile che l'INPS invierà un messaggio dopo che è stata presentata la domanda di rinnovo dell'assegno di inclusione. Dico è molto probabile perché attualmente non c'è scritto da nessuna parte che appunto l'INPS invia un messaggio. È probabile che lo invii. Come è stato probabile, perché non è che tutti l'hanno ricevuto quando hanno fatto la prima domanda di rinnovo, e non tutti comunque hanno ricevuto il messaggio che avvisava appunto della scadenza dei 18 mesi, quindi è molto probabile che potrebbe arrivare un messaggio che avvisa che la domanda è stata rinnovata. Quindi abbiamo in particolare un probabile messaggio di avviso per il rinnovo, quindi l'INPS dovrebbe inviare un messaggio ai soggetti che stanno per raggiungere. Allora, intanto sappiamo che l'INPS sta inviando questo messaggio a tutti quelli che stanno per raggiungere la 18ª mensilità dell'assegno di inclusione per avvisarli che possono presentare una nuova domanda. E il testo del messaggio di solito riporta così: hai percepito le 18 mensilità di ADI, per riprendere a ricevere la prestazione potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese. Poi ci sono i vari comunicati sullo stato della domanda, ok, questi li conosciamo già. L'INPS utilizza vari canali per comunicare lo stato delle pratiche, inclusi SMS, notifiche all'interno dell'area MyINPS, o adesso ho scoperto che c'è una nuova piattaforma che si chiama Send, servizio notifiche digitali. Quindi in definitiva potresti ricevere una comunicazione che riguarda l'accoglimento, la sospensione o il rigetto della domanda. Per quanto riguarda il sito internet, quindi nell'area riservata MyINPS, sicuro là dentro ci trovi qualcosa.
E mi raccomando, utilizzate sempre i canali ufficiali dell'INPS, quindi applicazioni ufficiali, INPS mobile, sito internet dell'INPS ufficiali, perché io attualmente non conosco né altre applicazioni e né altri siti internet. Quindi come fai a verificare lo stato della domanda? Indipendentemente dai messaggi che potresti o che hai ricevuto, il modo più sicuro per controllare lo stato della tua domanda di rinnovo dell'assegno di inclusione è accedere all'area riservata del sito internet dell'INPS, oppure, dico io, rivolgendovi al vostro consulente fiscale. Chiusa parentesi. Comunque basta accedere al sito internet dell'INPS con le credenziali SPID, CIE, CNS, CIC, SPIC e SPAN, cercare il servizio che si chiama Assegno di Inclusione ADI, poi all'interno della sezione dedicata alla gestione della domanda potrai visualizzare lo stato di lavorazione della tua richiesta, quindi se acquisita, di evidenza la sede, sospesa, accolta, respinta, decaduta, eccetera, eccetera. Ora cerchiamo di capire un attimino anche le tempistiche, cioè sti benedetti, cioè quanto tempo dura tutta questa cosa. Dopo l'accoglimento della domanda di rinnovo, i primi pagamenti vengono generalmente disposti intorno al 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, PAD. Poi di sto PAD ne parliamo bene anche dopo, mentre i pagamenti delle mensilità successive, lo sapete, poi avvengono intorno al 27 del mese. Quindi, ad esempio, se hai presentato la domanda di rinnovo a luglio e questa viene accolta, perché ovviamente deve essere accolta, il beneficio riprenderà a decorrere da agosto e i primi pagamenti potrebbero essere disposti intorno al 14-15 di agosto. Adesso non ho sotto mano il calendario, comunque in linea generale dal 14-15 di agosto. Come sempre sabati e domeniche sono quasi esclusi. Comunque tenete sotto controllo la vostra area riservata all'interno del sito internet dell'INPS, così lì andate sul sicuro. Poi, cambiando argomento e volendo parlare di questo benedetto bonus ponte da 500 euro, ci sono due opzioni, nel senso, non due opzioni, due siti internet dal quale io ho preso queste informazioni. Uno è quello ufficiale del Ministero del Lavoro e c'è proprio scritto chiaramente che si sta parlando di questo bonus da 500 euro. Quindi sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si parla proprio di un contributo straordinario per i beneficiari dell'assegno di inclusione che nel 2025 concludono le prime 18 mensilità di fruizione di ADI e dopo esame della domanda di rinnovo sono ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità. Poi scendendo sotto nella pagina c'è scritto: le stime indicano in 506.000 i nuclei familiari che fino a fine anno sono potenziali destinatari di un contributo massimo, ecco perché anche qua, ma siamo in 5, siamo in 10, siamo in 50, sono da solo, contributo massimo di 500 euro. E tutti quelli che chiedono ma quando arriva, quando mi arriverà sto bonus, quando lo daranno? Allora, in base a quello che c'è riportato sul sito internet del Sole 24 Ore, che poi anche lì, se mi ricordo, vi lascio qui sotto in descrizione il collegamento, speriamo che il Sole 24 Ore non mi banni per questa cosa qua, c'è scritto che il contributo straordinario per dare continuità al sostegno economico per i beneficiari dell'assegno di inclusione che hanno avuto l'ultimo pagamento sulla carta elettronica a fine giugno avrà un importo massimo di 500 euro e sarà inserito con un emendamento al decreto legge fiscale. Attenzione, quindi tutti coloro che chiamano l'INPS è vero il bonus, ovviamente il centralino dell'INPS non può dirvi sì, abbiamo la certezza, perché finché non c'è questo emendamento al decreto legge fiscale come riporta l'INPS, ovviamente loro devono
attenersi alle leggi e alle regole, non è che possono inventarsi le cose così come sono. Si parla tantissimo di questo bonus ponte da 500 euro, ma finché ovviamente non lo vedremo scritto in Gazzetta Ufficiale, rimane un pourparlers, voci di corridoio, come si suol dire, no? L'hanno detto e secondo me lo faranno, però sai com'è, finché non lo vedi in Gazzetta Ufficiale sono pure voci di corridoio. Poi per concludere, perché siamo già arrivati a quasi 11 minuti di video, l'altra domanda è sto benedetto PAD, patto di attivazione digitale, come vi ho detto prima, no? Patto di attivazione digitale del nucleo. Allora, anche qua il Ministero del Lavoro ci dice chiaramente cosa fare, ok? Allora, il patto di la domanda di assegno di inclusione è accolta solo se risulta firmato anche il patto di attivazione del nucleo, patto di attivazione digitale del nucleo. Ma c'è un ma, ed è lì che si dividono le due cose. E la domanda è, devo firmarlo? Sì o no? Allora, sì se il nucleo familiare è cambiato, no se il nucleo familiare non è cambiato. Quindi per capirci, sempre il Ministero ci dice così, la composizione del nucleo è considerata invariata anche nel caso in cui le uniche variazioni riguardino nascite o decessi. Il nucleo è considerato invariato anche se un componente diverso presenta la domanda, purché i componenti rimangano gli stessi. E torniamo sempre al solito discorso, poi concludiamo, torniamo sempre al solito discorso dell'obbligo di presentazione entro 120 giorni, perché non è che non dimentichiamoci di sto passaggio. Quindi una volta che una domanda di ADI è stata accolta, il nucleo familiare deve incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo. E voi dite, ma allora se io non lo devo fare che faccio? Ecco, allora la domanda è questa. È confermato anche per le domande di rinnovo? Il Ministero risponde così: sì, questo obbligo rimane anche in caso di rinnovo. Quindi abbiamo praticamente risposto a due domande cruciali di tutta questa situazione di rinnovi. Devo farlo, non devo farlo, devo andare 120 giorni, non 120. Abbiamo cercato di rispondere a tutti quanti. Poi ovviamente di domande e di dubbi ce ne saranno sempre tanti e tantissimi. Ovviamente voi continuate a scrivermi qui sotto ai video, oppure entrate in chat e io sapete che leggo tutte le domande, poi quelle più interessanti che ritengo utili per tutti quanti ve le spiego poi all'interno di un video. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!